Buongiorno e benvenuti a tutti. Io sono Dimitri Bellini e siete qua nel mio canale Quadrata, il canale dedicato all'open source e alle soluzioni IT per il mondo enterprise. Almeno questo è quello che cerco di fare ogni settimana nel portarvi delle succulente e interessanti novità. Quest'oggi andiamo di nuovo a parlare del mio amico Zabbix e tra l'altro è San Valentino, quindi tutti gli innamorati di Zabbix accorrete e vedete sto video. Perché? Perché andremo a parlare della versione 6.4 RC1, quindi da pochi giorni è uscita questa nuova release, a breve ci sarà la versione stabile, ma volevo portarvi una delle caratteristiche più interessanti di questa nuova release. Quindi se andiamo a bomba a vedere quali sono le nuove feature della versione 6.4, le trovate nel sito ufficiale di Zabbix, nella parte documentale, vedete proprio What's New in 6.4, abbiamo un insieme di cose nuove, vedete che la lista è piuttosto lunga, alcune sono sotto il cofano. Magari andremo poi in un video dedicato a scoprire, una volta che è stabile questa versione, tutte le novità, perché alcune non sono ancora documentate in questa pagina, ma io quella che volevo presentarvi oggi è quella che ormai da un bel po' di tempo, anni direi, quasi tutti lamentavano, e praticamente è quella che viene chiamata qua da qualche parte, se lo trovo, just in time provisioning, eccolo qua, e qua lo chiama LDAP SAML User Provisioning, eccolo qui, Just in Time User Provisioning. Quindi cosa vuol dire questo? Vi ricordate che Zabbix poteva già collegarsi a un Active Directory o un LDAP server per andare in autenticazioni centralizzate, ma avevamo bisogno di creare l'utente all'interno di Zabbix, quindi c'era lo user group dell'utente, l'utente specifico e poi l'utente specifico, la password veniva presa dall'LDAP o Active Directory che si voglia per entrare dentro nello Zabbix, oppure con SAML 2, ma tutto quanto era legato sempre al fatto che dovevamo creare un utente con un ruolo specifico all'interno di Zabbix a mano e poi la password delegata al sistema di autenticazione centrale, ok? Da tanti anni si chiedeva a Zabbix, per favore, implementate il provisioning automatico basato sui gruppi di utenti dell'Active Directory, cioè io ho 10 utenti nell'Active Directory all'interno di uno user group, io magari voglio dare a tutto questo user group la possibilità di accedere allo Zabbix, ma senza star dietro alla creazione di questi utenti, perché se domani ne ho 10, dopodomani ne ho 15, io tutte le volte devo mettermi lì a mano e creare il binding tra l'utente Zabbix e il sistema LDAP. Capite che va bene, ma in ambiti un pochino più grandi, in architetture un pochino più complesse, questa cosa qua era un po' tediosa e molto complicata, bisognava fare degli script per allineare gli utenti di Active Directory o LDAP con Zabbix, eccetera, eccetera, quindi era un po', non era il massimo, ok? Ma finalmente nella 6.4, dopo penso 10 anni no, ma 5 anni sì, abbiamo questa nuova funzione. Per testarla, chiaramente vi occorre conoscere un minimo come funziona l'autenticazione LDAP barra Active Directory su Zabbix, e quindi c'è la manualistica adeguata su Zabbix, comunque buona, qua nella sezione della versione 6.4, e cerca di spiegarvi un po' come funziona, ok? Ieri mattina mi sono messo qui e ho tirato un bel po' di testate, perché non sono un esperto su Active Directory e neanche di LDAP. Per testare ho detto proviamo a utilizzare FreeIPA, ok? Non so se l'avete mai utilizzato, ma è molto interessante. Su Rocky Linux c'è tanta documentazione, ma anche su Ubuntu, su altre versioni di Linux,
però è veramente semplice tirare su questo servizio di autenticazione centralizzato. Io adesso entro tanto per farvi vedere, ma è veramente fatto molto bene, perché prevede tante feature all'interno di questo sistema di autenticazione. Qua io ho creato banalmente un utente, vabbè, che è quello di default admin, poi un utente Dimi per fare i test e poi un altro utente di demo, Alexei Vladishev, il CEO di Zabbix, per farvi vedere il funzionamento dello user provisioning, ok? Quindi tutti questi utenti appartengono al gruppo, lo vediamo qua, Zabbix GRP, perché ho detto tutti quegli utenti che devono entrare in Zabbix devono stare all'interno di questo gruppo di utenza. E poi noi abbiamo il nostro Zabbix 6.4 che lo vedete qua per la prima volta. Non è che cambia molto così a primo impatto, ma sotto il cofano ci sono importanti novità. La cosa fondamentale, secondo me, che vi potrebbe un attimino disorientare è il menu. Come vedete abbiamo sempre dashboard, monitoring, ma poi abbiamo service, inventory, reports, data collection. Cos'è sta data collection? È quella che prima veniva chiamata configuration, ok? Quindi qua dentro abbiamo un insieme di menu che vanno a portarci alla parte di configurazione del nostro ambiente di monitoraggio. Poi la parte di alerts è stata completamente ridefinita sotto questo nome. La parte di user, appunto, anche questa è stata slegata dal contesto che la vedeva all'interno della parte di administration prima, e poi la parte di administration con le funzioni amministrative di base. Quindi è chiaro che a primo impatto dov'è che trovo la configuration? Come faccio a creare il mio host? Lo trovate sotto data collection. Detto ciò, a parte questo piccolo cambiamento, andiamo a vedere come si fa a configurare lo Zabbix per poter dialogare con un sistema di autenticazione centralizzato. Ho fatto un paio di slide, anche se non sono molto bravo, ma intanto vi faccio vedere. Tanto per ricapitolare, per fare un pochino di zoom su alcune componenti. Quindi il concetto è autenticazione centralizzata. Io sto usando FreeIPA, che è una versione open source di un LDAP server, quindi non è Active Directory, ma Active Directory cambia di sicuro i parametri da andare a inserire, ma il concetto è il medesimo. Quindi just in time user provisioning, quindi la possibilità di creare al volo degli utenti all'interno di Zabbix e mapparli con un ruolo e uno user group adeguato, ma non solo, anche mappare i media type collegati a questa utenza, perché su Active Directory o LDAP potete andare a configurare come raggiungere questo utente, ma ci sono tante altre cose che potete configurare. Però in Zabbix queste informazioni le potremo mappare con i nostri media type che preferiamo, e quindi veramente molto interessante. Quindi andiamo sotto Administration, User Authentication, è cambiato il menu, e troviamo appunto la parte di autenticazione standard di Zabbix. Quello che noi dovremo andare a configurare è la parte LDAP, e quindi spuntare LDAP Authentication, e poi, se vogliamo far funzionare la parte di Just-in-Time Provisioning, dobbiamo spuntare anche questa opzione. Perché se dobbiamo? Perché comunque se volessimo utilizzare il vecchio metodo, quindi creare l'utente su Zabbix, ma usare le credenziali da un sistema di autenticazione centrale, lo possiamo ancora fare. Quindi non sfruttiamo l'auto-provisioning, sfruttiamo solo l'autenticazione centralizzata. Okay? Io in questo caso voglio provare sta roba qua e quindi l'ho spuntata. Dopodiché dobbiamo andare ad aggiungere il nostro server che ci dà l'autenticazione. Quindi faccio add e mi troverò con questa pagina. Qui vedete è una pagina complessiva, l'ho divisa in 3 blocchi. Perché? Perché non sono un esperto, come dicevo prima, di Active Directory e LDAP, e la mia tecnica per imparare si chiama attestate. Quindi ieri mattina attestate e reverse engineering ho cercato di capire come cavolo configurare
sti parametri qua dentro e mi sono fatto una mia personale idea su come funziona, ok? Quindi magari poi più avanti capirò che ho sbagliato tutto, o magari ditemelo voi nei commenti, ma in generale almeno funziona, ok? Quindi andiamo a vedere in dettaglio. La prima parte è dedicata solamente alla come dialogare con il nostro LDAP barra Active Directory Server, ok? Quindi devo mettere un nome qualunque, questo è il nome solo del sistema di autenticazione, poi l'host, e quindi LDAP e poi IPI o DNS name, la porta e poi il base DN. Quindi questa parte qua è quella più critica. Con FreeIPA avevo letto dovete usare compact come opzione qua dentro, ma alla fine no, cavolate. Bastava mettere appunto dc uguale nome del mio dominio, dc uguale it, perché il mio dominio si chiama quadrata.it. Poi come andrà a cercare l'utente all'interno di FreeIPA, quindi LDAP server, l'utente viene identificato con UID, ok? Quindi è come va a fare la ricerca per l'utente tramite UID. Poi BindDN, e qua di nuovo testate, ci ho perso veramente un botto di tempo a capire come cavolo ottenere questa informazione. E come facevo? Sempre i log. Ragazzi, guardate, sempre i log. A volte me lo dimentico pure io, ma i log sono la vostra salvezza. Quindi usando i log ho capito che il BindDN andava a dire, ok, l'utente su quale contenuto devo andarlo a cercare, cioè perlomeno su quale scatola devo andarlo a cercare? Devo andarlo a cercare in questa scatola che nel mio caso si chiama Directory Manager. E all'interno del Directory Manager il mio utente avrà un profilo con tutte le sue informazioni. Poi password è la password per il binding con l'LDAP, perché c'è una fase in cui il nostro Zabbix deve andare a chiedere i dati, no, per ogni utente verso appunto l'autenticatore. A questo punto però il sistema di autenticazione non ti fa entrare e sfrucugliare senza utente e password all'interno del suo sistema di directory. Vuole un utente, quindi dovete andare a definire qual è l'utente che verrà utilizzato per fare il binding, ok? Nel mio caso ho creato un utente per far ciò e funziona, e quindi possiamo andare avanti. Quindi qua, se io voglio fermarmi qui e avere solo l'utente con autenticazione esterna, lo posso fare solo configurando questa parte qua. Quindi non devo, devo creare l'utente in Zabbix. Questo utente dovrà essere l'equivalente all'interno del nostro sistema di autenticazione, e la password verrà gestita dal LDAP o Active Directory di turno. Okay? Quindi io potrei anche fermarmi qua, ma noi vogliamo andare avanti e vogliamo sfruttare appieno l'auto-provisioning degli utenti. E quindi qua subentra la configurazione del Git provisioning. Quindi andiamo a spuntare, poi Group Configuration. Cosa significa sta roba? È il metodo di ricerca. Okay? Io ho utilizzato memberoff. In altre situazioni potreste avere la necessità di usare Group of Name. Da quello che ho letto, memberoff è la soluzione più performante, lo dicono loro, non lo so. E poi Group Name Attribute CN, User Group Membership Attribute memberoff, sono che cosa? E qua di nuovo le testate che ho tirato, io pensavo fosse una roba scientifica, fosse chissà che cavolo di roba era, parametri nascosti. Non lo so, alla fine banalmente era quali cavolo di attributi dobbiamo estrapolare, dopodiché, dopo aver fatto la query passandogli il nome utente. Cioè, il nome utente genera un insieme di informazioni e io gli devo andare a dire, ok, come faccio a prendere il gruppo di appartenenza? Con l'attributo memberoff. Come faccio a capire qual è il nome dell'utente, quindi proprio il campo nome, non l'account name, con given name. E il cognome? SN, ok? Ma sta roba non è che è fantascienza, e se voi fate l'ADAP search con l'utente, track, vi viene fuori tutte le informazioni in formato testuale
E vedete proprio questi campi, ve lo faccio vedere dopo. E group name, di nuovo, e come faccio a capire all'interno di questo insieme di informazioni qual è il group name? Tramite CN, basta, è una cavolata mega galattica. Infatti lo vedete poi nei log di FreeIPA. Nei log di FreeIPA, quando lo Zabbix va a fare la search, passa il base DN, quindi le informazioni che abbiamo visto prima, DC quadrata, DCIT, e poi filtering UID DIMI, e poi gli attributi che gli abbiamo chiesto. Noi gli abbiamo chiesto, dammi, poi le vediamo dopo perché altri sono quelli relativi ai media, mail, telephone, UID, member of, given name e serial number, SN, che sarebbe il cognome. Quindi, era una stupidata, ma mi ha fatto perdere 2 ore, /3, per capire come cavolo funzionava. E andiamo poi al binding automatico, perché qui quella parte andava a dire, ok, cerca per DIMI, prendi questi campi, ma dopodiché dobbiamo fare il mapping con lo user group di Zabbix e lo user group che proviene dal LDAP Active Directory. Come lo facciamo? Tramite questa configurazione qui, quindi user group mapping, e io qua andrò a creare il mapping tra l'LDAP user, che è Zabbix-group, e lo user group all'interno del nostro Zabbix. Quindi dovete crearvi uno user group che volete. Qua gli dite che dobbiamo cercare lo user group Zabbix GRP, e tra l'altro potete anche sfruttare le wildcard con asterisco, quindi se non lo so, avete dei dubbi, cose di questo tipo, potete mettere asterisco Zabbix-grp asterisco, lui prenderà tutto quello che assomiglia a questa stringa. E poi dovete dire chiaramente a quale ruolo sarà mappato il vostro utente, ok? Perché in Zabbix abbiamo le ACL che sono date sia per user group, ma anche adesso, dalle nuove release di Zabbix, anche per user role, ok? Dopodiché dobbiamo fare il media type mapping e quindi andare a definire tutti i media che vogliamo associare al nostro utente. E quindi come lo facciamo? Dicendo all'interno delle informazioni che hai tirato fuori da LDAP c'è un campo che si chiama mail, quindi attribuiscilo al media type email e scusate, l'attributo è mail, quello su LDAP, perdonatemi, mail è il nome della regola di mapping. E qua di nuovo SMS è il nome della regola di mapping, SMS è il media type di Zabbix e telephone number è l'attributo che viene prelevato da LDAP. Dopodiché la cosa fondamentale, che ieri era tutto il giorno che usavo sto tasto, era la funzione di test, che mi permette di verificare, dato utente e password, se effettivamente lo Zabbix è in grado di fare la login sul sistema di autenticazione ed estrapolare lo user role, lo user group e i media type associati. In questo caso vedete che è riuscito a fare il binding completo con quello che volevo fare io. Quindi fenomenale, ok? Ritorniamo a sto punto al nostro Zabbix e vi faccio vedere dal vivo come ho realizzato questa cosa. L'abbiamo visto nelle slide, ma per farvelo vedere dal vivo qui, almeno con i menu nuovi, e già mi stavo intrappettando, perché sotto user, vedete, authentication, LDAP, e qui avete la definizione che avevamo visto prima, enable authentication, enable git provisioning, e poi la creazione, no, del nostro LDAP server, ok? Quindi vado a prendere quello che avevo già creato, vedete qua ci sono i parametri che avevamo già visto in precedenza, qua vedete come si fa il matching, quindi LDAP group, io qua ci posso mettere asterisco, quello che è, guest, che ne so, no scusate, asterisco, e l'asterisco lo posso bindare a guest o qualunque altro gruppo, e anche ruolo, chiaramente se volete farvi altri ruoli potete farlo tranquillamente, e poi il mapping qua del nostro media type. Quindi questo è per crearne uno nuovo, qua scelgo tra la lista di media type che noi abbiamo a disposizione, ma se io vado qua dentro, vedete, questo è il nome della regola di mapping, questo invece è l'attributo che proviene da LDAP, ok? Quindi questo è fondamentale, perché se cappellate questo non funzionerà nulla. Altra cosa fondamentale sono le maiuscole e le minuscole di queste robe qua,
perché di nuovo ieri le bestemmie che ho tirato, perché questo era sempre negli esempi espresso con off con la O maiuscola, ma su FreeIPA non funzionava se non mettevate tutto minuscolo, ok? Ci ho perso un casino di tempo. Questo è una cosa fondamentale. Altra cosa che mi ha mandato un po' in sbatta, perché dopo che avevo creato tutto questo, avevo detto fai update, sì, ma si lamentava. Cosa voleva? Bisognava definire il deprovisioned user group. Questo cosa serve? Serve a un certo punto quando gli utenti non sono più all'interno del sistema di autenticazione, perché magari Dimitri oggi c'è, domani non c'è più, e lo Zabbix cosa fa quando quest'utente non c'è più? Lo deve mettere dentro in un gruppo dedicato che in questo modo viene disabilitato. Perché? Perché così non può più entrare, giustamente, perché altrimenti noi avremo degli utenti all'interno di Zabbix che vengono sì creati, ma poi non vengono più decommissionati, non vengono più eliminati quando sul sistema di autenticazione vengono tolti. Quindi giustamente deve funzionare così. Però di base non è configurato, quindi occhio perché dovete configurarlo. E poi, altra cosa che secondo me è degna di nota, il provisioning period, ok? Minimo un'ora. Cosa serve? Serve perché lo Zabbix ogni ora va a verificare questi utenti, se esistono ancora, e se i media type, o comunque le informazioni a corollario di quest'utente, sono cambiate. Perché? Perché chiaramente se cambia la mail, o cambia il numero di telefono, cambia qualcos'altro, deve rimanere in sync, ok? Con le informazioni che stanno dentro il nostro Zabbix. Se andiamo a vedere qua, infatti Zabbix mi ha creato un utente, quindi sotto users, vedete c'è Dimi con nome e cognome giusto, il ruolo corretto, lo user group corretto, il front-end, la tipologia di autenticazione LDAP, e poi vedete qua c'è una colonna in più che mi dice quando è stato provvigionato e da chi, anche dal sistema d'autenticazione. Sembra una cavolata, ma sono cose importanti in un ambiente molto grande, perché se abbiamo più sistemi di autenticazione almeno sappiamo che questo utente è stato generato sfruttando questo LDAP server e non da un altro. E proviamo a vedere se funziona mettendo Alexei Vladishev. Ok, qui avevo creato l'utente, vediamo un po', Alexei. Vedete che qua ho compilato il suo nome, cognome e altre informazioni, poi ho messo anche una mail e un numero di telefono, e in automatico lo Zabbix dovrà andare a recuperare queste informazioni e creare l'utente all'interno appunto del nostro Zabbix. Quindi proviamo a vedere l'utente come l'ho chiamato, Alexei in minuscolo, perché l'account name è diverso che dal name, Alexei. La password dovrebbe essere... No! Ok, rieccoci qua, dopo la figuraccia del nostro sistema di autenticazione. Cosa avevo sbagliato? Avevo sbagliato, se andiamo qua all'interno del sistema di autenticazione, mi ero dimenticato di fare una cosa. Sotto User Authentication, Default Authentication Method. Quindi era su internal, deve essere su LDAP, ok? Quindi se lo metto su LDAP, adesso esco di nuovo per farvi vedere, e quindi mettiamo Alexei quadrata, ok? Alexei quadrata, ok? Avevo sbagliato la password, e vedete che siamo entrati e andiamo a vedere le informazioni relative al nostro utente e i media type associati, vedete? Il nostro utente adesso ha la sua mail associata e il suo numero di telefono, quindi tutte le informazioni sono state prese in automatico dal nostro sistema di autenticazione. Quindi secondo me è molto molto interessante questa funzione, anche il nome vedete che è stato preso dal nostro sistema di autenticazione. Qua ci dice che l'utente è stato definito tramite il sistema automatico e non può essere modificato a mano, quindi direi è molto molto furba come cosa. Sicuramente
Ci saranno tante altre novità nella versione di Zabbix 6.4, ma questa era quella che mi premeva di più perché è veramente una svolta molto importante per gli ambienti enterprise ed è veramente semplice da implementare anche a casa vostra una volta che hai capito come funziona. Ok? Ecco, magari vi faccio vedere solo al volo le informazioni che arrivano tramite FreeIPA e dove si trovano. Le trovate sotto varlog dir srv, poi il nome slapd quadrata.it che è il dominio, access, e qua ci sono appunto tutti i log che lo Zabbix, o perlomeno le query che vengono fatte dallo Zabbix o da qualunque altro sistema che si deve collegare all'LDAP, però avete cosa si sta scambiando. E qua è la famosa, no, query che mi cerca l'utente Alexei e gli chiede dammi queste informazioni, ok? Se io vado a fare con LDAP search, vedete io qua ho il comando LDAP search, chiedo le informazioni di Dimitri e gli dico dammi queste informazioni qua. Come fa lo Zabbix? Ci devo mettere la mia password del LDAP e vedete che qua mi tira fuori tutte le informazioni. Infatti l'ho capito qua che Zabbix andava a cercare member of e poi CN identifica il gruppo. Quindi no, veramente non è banalissima sta cosa, ma lo dovete capire tirandoci le martellate. Almeno per come sono fatto io devo tirare le testate martellate per capire come funziona. Dalla documentazione non sono riuscito a vincere molto di più. Detto ciò, ragazzi, è stata un po' lunga, ci vediamo la prossima settimana. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un bel pollice in su. Vi ricordo di iscrivervi anche al nostro canale Zabbix Italia su Telegram, siamo veramente tantissimi e quotidianamente ci scriviamo. Io sono un po' incasinato in questo periodo, però ogni tanto cerco di rispondere anch'io alle vostre domande. Ma per oggi è tutto e ci vediamo la prossima settimana qui su Quadrata e un salutone da Dimitri. Ciao a tutti!